Mi trovo a Ravenna, la città celebre per i mosaici, tipo questo. È perché qui Dante finì di scrivere la Divina Commedia e anche di respirare. Ma perché qui è pieno di mosaici patrimonio UNESCO che gli studenti sono obbligati a venire a vedere? E Dante è morto per cause naturali? Guido da Polenta? Mettetevi comodi e preparatevi a mosaici meravigliosi e ad altri decisamente brutti, selezionati da me personalmente. Sto per raccontarvi Ravenna. Ravenna si trova sulla costa adriatica della Romagna, o meglio, si trovava. Non lo direste mai, ma una volta Ravenna era tutta laguna, come Venezia. Il nome stesso significa palude o dirupo scavato dall'acqua. Ricordatelo se volete chiamare vostra figlia Ravenna. Nascere in una palude schifosa però sarà il segreto del suo successo, perché nessun nemico vorrà avvicinarsi e rischiare di impantanarsi e morire di malaria. Così gli antichi romani la trasformarono in una ricca Venezia romagnola. Anche se tecnicamente sarebbe Venezia ad essere una Ravenna veneta. Guardate che porto di classe che aveva. Letteralmente questo era il porto di classe. Classis significa flotta in latino. Augusto ci aveva stanziato una delle 2 flotte militari imperiali permanenti, responsabile della sorveglianza dell'Adriatico, dello Ionio e dell'Egeo, un porto esclusivo. Ora classe è una frazione poco fuori il centro di Ravenna. Non direste mai che qui una volta ci fosse uno dei porti più grandi dell'impero. Senza offesa, Sono ufficialmente un fuoriclasse. Passeggiando per le strade di Ravenna si capisce che qui hanno la fissa per i mosaici. I mosaici escono dalle fottute pareti, letteralmente. Ma per quale motivo? Cosa è successo? Nel 402 d.C. la capitale dell'impero era Mediolanum, o come dicono i giovani d'oggi, Milano. Ma siccome l'imperatore Onorio cominciava a farsela sotto per le invasioni barbariche, decise di trasferire la capitale a quella attraente e sicura città romagnola che sorge in mezzo alle paludi inespugnabili. Ravenna diventa capitale dell'impero romano d'Occidente. D'Occidente perché poco prima Diocleziano aveva diviso l'impero in impero romano d'Occidente e impero romano d'Oriente, chiamato anche impero romano Tarocco. Ha inizio l'epoca d'oro di Ravenna. Letteralmente d'oro. Arriva da Costantinopoli Galla Placidia, nuova reggente dell'impero per il figlio valentiniano di soli 6 anni, che cominciò benissimo perché nella navigazione rischia di affondare. Quindi prega San Giovanni dicendogli che se l'avesse salvata gli avrebbe fatto una chiesa, proprio questa chiesa qui vicino alla stazione, che se ricordate si trova dove al tempo arrivava la costa marittima. A quanto pare la nuova regnante non sapeva stare a galla. Il nome di Galla Placidia vi dirà qualcosa perché viene associato a un monumento di importanza mondiale, il famosissimo Mausoleo di Galla Placidia. Intanto una prima considerazione che vale per tutti i monumenti antichi che vedremo. Sono sprofondati male. Questo fenomeno si chiama subsidenza ed è dovuto a un mix di fattori tra cui il nostro amico terreno paludoso. Il mausoleo ad esempio dovrebbe essere più alto di 1,5 metri, lo si nota dalle finestre a raso terra. Purtroppo a causa del suo peso l'edificio non è riuscito a rimanere a galla. In quel periodo si era soliti costruire gli edifici cristiani molto poveri e tristi all'esterno, così da suscitare l'effetto wow una volta all'interno. Ed eccolo tutto tempestato di mosaici blu e d'oro. La Gallona nazionale, venendo da Costantinopoli, portò la moda bizantina dei mosaici dorati. Questi mosaici non sono stati inseriti nel patrimonio UNESCO solo perché sono carini, ma perché mostrano perfettamente il passaggio tra la leggerezza dell'arte pagana romana e l'austerità dell'arte sacra cristiana. Il cristianesimo è legale da appena un secolo e Gesù viene rappresentato senza barba, in pieno stile romano. Ricordo che siamo ancora nell'antica Roma. L'oro non è ancora predominante, sono tante le scene naturali che riportano all'arte pagana, hanno solo dato un significato diverso agli animali. Ad esempio vedrete spessissimo in giro dei pavoni, simbolo della vita eterna, perché fanno la ruota e quindi è infinito. Il cielo rappresenta la vita dopo la morte, si pensa che abbia ispirato Dante a scrivere il Paradiso. Considerando che Dante scrisse il Paradiso proprio a Ravenna è molto probabile. San Lorenzo con la sua graticola nuova fiammante, dove è stato bruciato. Si racconta che disse: questa parte è cotta, volta e mangia. I ravennati lo avrebbero fatto.
Il famosissimo mausoleo di Galla Placidia in realtà non sarebbe un mausoleo, ma una piccola area commemorativa dentro a una chiesa più grande, visibile ancora lì a fianco. Quindi la gallona nazionale non è seppellita qui. Tombe a caso. Successivamente, accanto al Duomo e al tipico campanile cilindrico alla Ravennate, è stato decorato il battistero neoniano dal vescovo Neone che ne commissionò il mosaico. È sprofondato addirittura di 3 metri, pensate a quello di Parma per capire quanto alti fossero i battisteri. Solita gag, noioso fuori ed effetto wow all'interno. Venne visitato dal celebre psichiatra Jung, che lo definì una meravigliosa allucinazione. Non si sa se prima avesse bevuto Sangiovese. È il battistero meglio conservato di quel periodo e la prima rappresentazione di battesimo in mosaico in un edificio monumentale. I troni vuoti stanno a significare l'attesa per il ritorno di Gesù per governare sulla terra. È interessante vedere ancora simbologie derivanti dal paganesimo, tipo le conchiglie, segno di resurrezione, ma che poco prima rappresentavano la nascita della dea Venere, e il fiume Giordano che viene rappresentato come una persona, tipo il dio pagano del fiume. Dentro al museo arcivescovile, proprio in parte al battistero, si nasconde un altro patrimonio UNESCO, la cappella arcivescovile di Sant'Andrea, sempre piena di mosaici e uccelli mosaico, con faraone, storni, pavoni, fagiani e aironi. Papera mosaico. Povero leone di San Marco calpestato mosaico. Croce copiata da quella di Galla Placidia. Un posto tipico dove mangiare è il mercato coperto, si trova la pasta di tutti i tipi cotta anche al momento. Una delle ricette più comuni qui sono i cappelletti al ragù con dentro il formaggio, garganelli al ragù di mora romagnola. Nel 476 a Ravenna terminò ufficialmente l'impero romano con Odoacre, re degli Eruli, ma non passò molto tempo che arrivò il re ostrogoto Teodorico che conquistò l'Italia e rese Ravenna di nuovo capitale, ma del regno ostrogoto. Teodorico era ariano, ma non nel senso che fosse biondo con gli occhi azzurri e faceva il saluto romano, bensì credeva in un cristianesimo di tipo diverso e probabilmente faceva il saluto romano. Vi posso mostrare bene le caratteristiche dell'arianesimo nel Battistero degli Ariani, sempre opportunamente sprofondato. Gli ariani ritengono che Gesù, in quanto figlio di Dio, non possa essere anche lui Dio, ma solo una sua creatura. Una creatura mega potente, ma non Dio, perché Dio è eterno e Gesù invece è stato creato dopo. Si sottolinea quindi più il suo aspetto umano che divino. Guardate, come sempre c'è il trono vuoto con la croce in attesa di Gesù, ma questa volta si vede appeso un sudario, perché Gesù suda, perché è un uomo. La colomba più che lo Spirito Santo sembra un Pokémon d'acqua. Bello, il fiume è sempre rappresentato in modo pagano, come un uomo con in testa delle chele. Si vede pure il corpo di Cristo senza censure, perché tanto non è un Dio, è solo una creatura di Dio, come gli uomini, anche se più mega potente. Teodorico costruì un luogo di culto ariano che divenne poi la chiesa di Sant'Apollinare Nuovo, un altro edificio patrimonio UNESCO per i mosaici sfavillanti. I mosaici ariani sono quelli sopra, con una via crucis dove Gesù sembra più che stia facendo una passeggiata con una croce extra small. Dall'altra parte ci sono i miracoli. Gesù compra una branda a metà prezzo. Gesù coordina 2 pompieri. Questo è Lazzaro nel sacco a pelo che torna in vita. Questa bellissima è la divisione delle pecore e dei capretti, una delle prime raffigurazioni del diavolo. Questo è il palazzo di Teodorico, era proprio qui attaccato alla chiesa. Dietro è raffigurata Ravenna in sintesi. Non avendo budget per la computer grafica, sono andato al museo di classe per vedere una ricostruzione. E a proposito, dall'altra parte c'è proprio il porto di classe, che aveva mura altissime e la flotta imperiale. Nella sua epoca d'oro, letteralmente d'oro. In ultimo, in pieno stile Galla Placidia, anche Teodorico si costruì un mausoleo, l'unico mausoleo ariano arrivato fino a noi, proprio affacciato al mare. I più attenti di voi avranno notato che ora non c'è più il mare.
Prima di dire che questo mausoleo è brutto, sappiate che è stato saccheggiato malamente. E poi il tetto è una pietra intera che pesa 230 tonnellate. Non è stata usata malta o cemento, è tutto tenuto insieme dal peso di quella pietra. Sempre in pieno stile Gala Placidia, Teodorico non è sepolto qui. O almeno sarà stato sepolto qui fino a quando non sono arrivati i bizantini, che dopo 20 anni di guerre greco-gotiche riconquistano Ravenna, cancellano ogni riferimento a Teodorico, trafugano il suo corpo, lo bruciano e spargono le ceneri in giro. Benvenuti nel Medioevo. Incredibile antipasto romagnolo vegetariano molto raro con i crescioncini baby, passatelli in brodo, uno dei piatti più tradizionali, fatti con pan grattato, uova e parmigiano, rivisitazione dei cappelletti con crema di asparagi e pinoli. Arriva il pezzo grosso che conclude e corona tutti i mosaici unescosi. Giustiniano, imperatore d'Oriente. Il bizantino che riconquista l'Italia dagli Ostrogoti e rende Ravenna capitale dell'esarcato bizantino in Italia. Questa è la Basilica di San Vitale. Da fuori non si percepisce, ma dal Museo Nazionale si nota bene quanto sia sprofondata. Lo stile è simile alla Basilica di Santa Sofia a Istanbul, Costantinopoli. Le colonne mostrano ancora dove arrivava il pavimento a inizio Novecento, perché man mano che gli edifici sprofondano si riempiono di acqua e quindi il pavimento ogni volta è stato alzato. Ora è stato riscoperto il piano originale e ci sono delle idrovore che lo tengono all'asciutto costantemente. Ed ecco come Giustiniano l'ha fatta decorare. Un misto di stile romano e bizantino. Quello romano con il verde, la natura, le persone tridimensionali, un minimo di voglia di vivere. Quello bizantino, che contraddistinguerà i secoli successivi, ha sfondi dorati, le figure sono piatte, simboliche, sacre, ieratiche, che se la credono. Guardate questa faccia, com'è ieratica. Ci sono anche io. Sono presenti anche degli affreschi fatti a fine Settecento, 1200 anni dopo. Simpatici, ma rispetto ai mosaici sempre la solita roba. Eccolo qui, l'irreprensibile Giustiniano. Sicuramente lo avrete già visto in tutti i libri di storia e storia dell'arte. E insieme a Massimiano, l'arcivescovo di Ravenna, al tempo era pari al Papa di Roma. Vicino si pensa sia il generale Belisario con cui ha riconquistato Ravenna, e tutti gli amici al seguito. Questo aggiunto malamente è il tipo che ha messo il grano per pagare la chiesa. Perché va bene garantirsi il paradiso, però almeno un disegno me lo potete mettere. Dall'altra parte c'è la celebre imperatrice sposa Teodora, un peperino, insieme alla moglie e figlia di Belisario, o secondo recenti teorie le sue sorelle. Pesta i piedi ai meno importanti. I volti degli imperatori sono stati fatti a Costantinopoli e poi trasportati fino a qui, perché Giustiniano non aveva sbatti di venire fino a Ravenna. Col dominio bizantino sugli Ostrogoti, ogni riferimento a Teodorico e agli Ariani viene cancellato. Abbiamo detto che il mausoleo viene deturpato e saccheggiato e il luogo di culto ariano diventerà una chiesa riconsacrata a San Martino di Tours, persecutore degli Ariani, che vediamo qui nella processione dei martiri aggiunta dai bizantini. E infatti è molto più plastica, dorata, sacra, ieratica e pallosetta. Dall'altra parte, per le quote Rosa Walk, hanno fatto la processione delle Vergini. Inoltre c'è stata la vera cancel culture, perché nel palazzo di Teodorico vengono cancellate tutte le persone della sua corte. Lo sappiamo perché tra le colonne sbucano ancora le loro manine. Le hanno lasciate perché che senso ha cancellare una persona se nessuno sa che l'hai cancellata? Qui si scorge Teo sul trono. L'unica cosa che si è salvata dal walk sono i re magi, perché non era ancora stato introdotto il re magio nero. L'ultimissimo mosaico UNESCO verrà realizzato nella Basilica a classe, dedicata al primo vescovo di Ravenna, Sant'Apollinare. E guardate che popò di mosaico ci hanno fatto, pieno di animali ed erbetta verde. La basilica è enorme. Al Museo Nazionale si trova anche il disegno preparatorio, al posto delle pecore dovevano esserci gli immancabili pavoni. Con la crisi dell'impero trasferiranno le spoglie di Sant'Apollinare da classe alla chiesa di San Martino, che prenderà il nome di Sant'Apollinare Nuovo. Tutto torna, signori, tranne Giustiniano, che non vedrà mai questi mosaici, troppo pigro per venire fino a Ravenna e non c'erano i miei documentari al tempo. Piadine ravennati, che sono molto più spesse di quelle di Rimini. Più scendi e più si raffinano. Passatelli al forno, decisamente pazzi e simpatici. Tigelle con squacquerone e fichi con crescentino alla cioccolata.
Pian piano Ravenna comincia a decadere. Un esempio molto divertente lo si trova nella Domus dei Tappeti di Pietra, un nome fancy per dire mosaici. Essendo 3 metri sottoterra, contiene varie stratificazioni temporali. Si trova una villa molto lussuosa e antica, con un mosaico che probabilmente risale alle prime raffigurazioni criptocristiane segrete. Il buon pastore, che in realtà è Cristo, ma non diciamolo ad alta voce. È una rara rappresentazione del ciclo delle stagioni, dove hanno usato pure un sottile strato di oro, inusuale nel pavimento. Ecco, siccome pian piano le istituzioni stavano venendo meno, un patrizio impaccato di soldi ha espanso questo suo palazzetto bizantino esattamente sopra la strada romana, rendendola la sua strada privata. Vedete qui la strada? Un abuso impensabile un tempo, ma adesso, signora mia, se hai soldi fai tutto. Ci vuole un po' di Ravenna anticapitalista! Nel 568 arrivano i Longobardi, conquistano tutta l'Italia tranne quel fazzoletto di terra che collega l'impenetrabile palude di Ravenna con Roma. L'Italia viene divisa in Longobardia, il territorio occupato dai Longobardi, mentre quello ancora in possesso dei Romani viene chiamato Romania. Ecco perché ancora oggi queste terre si chiamano Romagna. Dopo i Longobardi e i Franchi, Ravenna finisce sotto al papato, dove attorno all'anno 1106 comincerà a diventare un libero comune. Sono passati secoli dai bellissimi mosaici romano-bizantini e l'epoca medievale era così meravigliosamente pezzente da aver dato origine a mosaici molto più speciali, delle perle che adornavano il pavimento di San Giovanni Evangelista, la chiesa di Galla Placidia, e che ora ho l'onore di presentarvi. I temi sono cavallereschi, ci sono i combattimenti nelle crociate. Ma guardate la loro fattura, guardate la faccia, li sento molto familiari, sembra che li abbia disegnati io. Un fantastico unicorno, delle papere e degli altri uccelli che non so bene cosa stiano facendo. Un giaguaro di Ravenna o una iena? Mandate a letto i bambini che questa scena è particolarmente cruenta. Ricordate le decorazioni complesse e precise dei mosaici di Galla Placidia o anche della Domus dei Tappeti? Nel Medioevo hanno perso il righello. È tutto storto, un po' come viene. Che cosa sarebbe questa cosa? A volte si stufano di fare il mosaico con le tessere? Mettiamo un blocco intero, ma sì, dai! Tra tutti i mosaici, alcuni anche carini, ho decretato il vincitore assoluto. Al secondo posto c'è questo, che non ho capito proprio che roba sia. E al primo posto, ammirate sta roba qui. Che cos'è? Una sfinge? Una chimera? Bombardiro crocodilo? Dovrebbero metterlo in un patrimonio UNESCO a parte. Nell'epoca comunale, anche Ravenna comincia quel magico periodo in cui le famiglie si spaccano la testa a vicenda. Ed è qui che fa la sua entrata in scena la famiglia più importante di Ravenna, i Da Polenta. Guido da Polenta passerà alla storia non solo per il suo cognome molto simpatico, ma anche perché ospiterà in città niente po' di meno che Dante Alighieri, esiliato da Firenze per questioni politiche e in giro a bighellonare per l'Italia. Non per niente sarà il padre di Francesca da Polenta, la Francesca di Paolo e Francesca nella Divina Commedia. Guido aveva un'enorme stima per il poeta, tanto che per sostenerlo lo promosse ambasciatore a Venezia, e fu proprio tornando da un viaggio nella laguna che Dante si ammalerà di malaria e morirà nel 1321. Bravo Guido, hai avuto davvero un'ottima idea. I funerali si tennero nella chiesa di San Francesco, sempre nella mitica Ravenna. Davanti si vedono ancora le prime porte della chiesa, prima che sprofondasse. La chicca è che questa volta hanno lasciato la cripta allagata, così da mostrarvi come sarebbero tutte le chiese se non ci fossero le pompe attive per togliere l'acqua ogni giorno. La luce si spegne se non paghi €1, così da farvi vedere come sarebbe la chiesa senza elettricità. Pesciolini sui mosaici. Dentro c'è anche una lapide di un Da Polenta. Leggenda narra che da un momento all'altro potrebbe aprire gli occhi, alzarsi e andare a mescolare una polenta. Insieme alla tomba di Dante ci sono anche le tombe di altre famiglie illustri di Ravenna, come i Pignatta o i Traversari.
I fiorentini, una volta calmate le acque, chiesero gentilmente di riavere la salma del loro carissimo compaesano. Ravenna rispose che potevano proprio attaccarsi a sta ceppa e, per sicurezza, i francescani ravennati di nascosto ruppero il muro del convento dove era appoggiata l'antica tomba, rubarono le ossa di Dante e le nascosero in una cassa in convento, lasciando la tomba vuota. Gatto di Ravenna. Come testimoniano le spritz, per quasi 70 anni Ravenna fu sotto Venezia. La Serenissima costruì quella che ora è Piazza del Popolo, la piazza principale della città. Si riconosce subito la firma veneziana nelle due colonne al centro, come quelle che ha in Piazza San Marco o a Padova, o le più famose colonne di Portogruaro. Ora le hanno un po' rovinate, invece del leone di San Marco hanno le statue di Sant'Apollinare e San Vitale. I leoni sono meglio delle persone. Un'altra firma veneziana è questo palazzo con le finestre bifore veneziane e siccome Venezia spende solo per le sue cose, per risparmiare hanno riutilizzato dei capitelli risalenti all'epoca di Teodorico. Si vede ancora il suo stemma, alla fine una spolverata e sono ancora buoni. Poco fuori il centro costruirono anche la Rocca Brancaleone, un tempo un'imponente struttura difensiva, ora un imponente parchetto, cinema all'aperto e cocktail bar. Cappelletti ai porcini, cappelletti al ragù, strozzapreti con la salsiccia e io mi sono preso una lasagna, anche se non è super di Ravenna, ma mi piace e comunque è sempre Emilia Romagna. È il 1512. A sud di Ravenna si sta per combattere una delle più grandi battaglie del periodo. Un soldato ravennate vede per la prima volta un cannone puntato verso di lui. Che sarà mai quel tubo di ferro? 15.000 morti! Dato il clima caliente, i monaci camaldolesi del paesetto di classe decisero di spostarsi dentro alle mura di Ravenna, fondando una nuova abbazia e portando tutti i loro manoscritti nella nuova libreria. Questa era l'area del refettorio, dove si mangiava possibilmente in silenzio. Anzi, obbligatoriamente in silenzio. Ci sta bene un dipinto a tema cibo sacro, le nozze di Cana, perché l'ultima cena era troppo scontata, dove Gesù si spanza col cibo che doveva andare in voga nel 500. Dipinto da Luca Longhi, questo qui, la ragazza che ci fissa è sua figlia, Barbara, una delle prime donne pittrici dell'epoca, probabilmente lo ha aiutato nella realizzazione. Gatto delle nozze di Cana. In via super esclusiva ci viene aperta la biblioteca antica, dove sono custoditi i libri più preziosi. La biblioteca divenne sempre più importante e nel Settecento venne ampliata, dandole l'aspetto attuale, coi mappamondi antichi e tutte le cose da stereotipo di biblioteca antica. Molto bello l'affresco che rappresenta la sapienza che caccia l'ignoranza. Già all'esterno comunque si possono osservare alcuni libri antichi. Ci hanno mostrato il libricino di preghiere personale di Mary Stuart. Questa però è solo una copia, sappiatelo se volete rubarlo. Mostro di Ravenna andava di moda in quel periodo. Ultima piadina grossa ravennate con le verdure. E dopo i da polenta, un'altra famiglia importantissima per Ravenna furono i Rasponi. Questo fu il loro palazzo storico, ma siccome gli avanzava qualche danaro, ne hanno costruito un altro ancora più grosso, lì attaccato. Complimenti al sindaco che ha installato questi cestini intelligenti. Dopo i veneziani, Ravenna passò al Papa per più di 350 anni, se escludiamo le parentesi di Napoleone. Pian piano la città cambiò volto per sempre perché per prevenire le frequenti inondazioni vengono deviati tutti i fiumi che entravano in città. Ed ecco che se ne va l'ennesima città medievale attraversata dai canali. Sul finire del Settecento venne costruito da Camillo Morigia un vero mausoleo per Dante, chiamato amichevolmente la Zuccheriera, anche perché qui ce l'hanno tutti il mausoleo. Dentro si trova anche un bassorilievo di Pietro Lombardo, regalato ai suoi tempi dai veneziani. Della stessa scuola trovate anche una celebre statua di Guidarello al Mar. Le donne l'hanno riempita di baci pensando che le avrebbe aiutate a sposarsi. Cosa fai tu alle donne, Guidarello? È una lampada votiva tenuta sempre accesa con l'olio toscano. Olio toscano. C'è proprio tutto, tranne il corpo di Dante.
A inizio Ottocento Ravenna ospitò Lord Byron, o meglio, lo ospitò la contessa Teresa Gamba Guiccioli, la sua amante, generando scandalo nella città. Ed è proprio al palazzo Guiccioli, o Guiccioli, non lo so, io le cose le leggo e non c'è l'accento, che hanno allestito un museo interattivo multimediale. Mio caro, sono qui da una settimana. Si trovano cimegli esclusivi come il fazzoletto di Lord Byron e le sue lettere licenziose a Teresa in italiano. Bellissimi gioielli fatti di capelli. Un museo che è piaciuto molto ai reali inglesi in visita a Ravenna. Ho trovato ancora i tombini chiusi con lo scotch che erano stati esaminati per la presenza di bombe. Dopo essere entrata nel Regno d'Italia, vennero fatti dei lavori al quadrarco di Braccioforte e fu in quel momento che un muratore, rompendo un muro, trovò una cassa con soprascritto Dantis Ossa. Ma siccome il muratore non sapeva il latino, la buttò via. Per fortuna se ne accorse uno studente liceale, Anastasio Matteucci, e grazie a lui venne ricostruito lo scheletro ed esposto per 3 giorni in un'urna di cristallo, come Biancaneve. Finalmente adesso riposa davvero nella sua zuccheriera. Carducci ha voluto piantare una quercia secolare e nel 1921, al 6° centenario della sua morte, è stata cambiata la viabilità per creare la zona del silenzio attorno alla tomba. Gli unici suoni che si sentono sono i rintocchi della campana di Dante, che ogni giorno suona 13 volte per ricordare la morte del poeta, e le letture della Divina Commedia, che vengono qui recitate da chiunque voglia cimentarsi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per sicurezza, Dante venne nascosto subito sotto a questo tumulo, così da proteggerlo in caso fosse bombardata la zona e qualche fiorentino ne approfittasse per prendersi delle ossa. Così la città riuscì a conservare il corpo di Dante, a mantenere intatti i mosaici preziosi e a salvare i libri più antichi. Tutto grazie all'intraprendenza dei ravennati e alla loro magica palude. E questa era Ravenna, 8 monumenti UNESCO, 3 volte capitale, una tomba di Dante e 0 motivi per non visitarla. Non fate come Giustiniano,